Benvenuta o bentornata, io sono Ornella Uzzino e in questo video ti parlo di tutto quello che è legato alla costruzione di una borsa, quindi come è fatta una borsa, nel senso di materiali, di struttura, e te lo racconto dopo la sigla. Come ti avevo detto prima della sigla, in questo video parliamo, potremmo sintetizzare come è fatta una borsa, e per questo ti dico: compra sempre borse originali. I miei video servono proprio a stimolare la cultura del legale rispetto all'illegale, rispetto alla facilità con cui si comprano borse contraffatte. Detto questo, come è fatta una borsa? Prendiamo, ideologicamente una borsa, tu la vedi, è un oggetto che è fatto di materiali vari, accessori, assemblati, insomma, e che tu ci metti le cose dentro, detta proprio praticamente. Se andiamo ad analizzare un po' più da vicino, come se volessimo scorporare porzioni esterne, interni e tutto il resto, ti dico un po' cosa c'è dietro al lavoro di una borsa o comunque alla struttura di una borsa. È ovvio che questo è un video generale che va a mettere un sacco di punti che poi devono essere approfonditi in altri video, e ovviamente se ti vengono dei suggerimenti o comunque delle curiosità, tu scrivimele qua sotto, su Instagram, su Facebook, su YouTube, dove vuoi, e cerchiamo di confrontarci e di acquisire sempre nuove conoscenze. Sono qui per questo. Detto questo, cosa è fatta una borsa? Allora, prendiamo un modello di borsa qualunque. Ti prendo questo zaino di Zanellato, è uno zaino di cui ho fatto una recensione, ti invito ad andarla a guardare sul mio canale YouTube, dove troverai tantissime borse che ho recensito, e nessuno mi paga per fare questi video, ma è una mia battaglia affinché il Made in Italy e la contraffazione abbiano la stessa luce, l'una per essere debellata, la contraffazione, e il Made in Italy per essere riqualificato e rivalutato. Detto questo, la borsa di cosa è fatto? Di un materiale esterno, diciamo che è questo qui che tu vedi all'esterno, appunto, che può essere pelle, e ci sono varie e svariati tipi di pelle, e in questo senso si parla, per dire, di cruelty free o di materiali non cruelty free. Tendenzialmente, in linea generale, i cruelty free, o comunque i materiali che non impongono crudeltà sugli animali, sono tutti quelli derivanti dagli scarti di lavorazione, di macellazione dei bovini, degli ovini, di tutti gli animali che poi vengono lavorati, conciati. Poi ti faccio un'altra recensione, però tendenzialmente cruelty free sono tipi di pelle come questo. Non voglio urtare la sensibilità dei vegani o di chi fa scelte etiche diverse, avete perfettamente ragione, però fin quando ci sarà la catena alimentare che include anche la carne o comunque tutti i derivati animali per l'alimentazione dell'uomo, tutto quello che è nello scarto ne vale la pena magari non buttarlo e tenerlo come ricordo. Poi può essere una cosa macabra per alcune, e me ne scuso se sto urtando la sensibilità, e per altri è una cosa normale. In questo senso, ad esempio, io sono molto vicina alle persone, ai brand che scelgono di produrre solo con gli scarti di lavorazione della catena alimentare, quindi con pelle bovina, di bufalo, equina o quel che sia, piuttosto che con pellicce coccodrillo, serpente. Non nego, insomma, non è che non mi è capitato di lavorarli questi tipi di materiale, però diciamo che non sono proprio entusiasta, e forse allevare animali solo ed unicamente per farne degli oggetti non è proprio una cosa bellissima, perché non sempre poi il coccodrillo serve per nutrire i popoli, anche se ci sono alcuni popoli che li mangiano, così come altri tipi di animali. Quindi pensare che un animale debba nascere, crescere e morire solo per questo, ma questo è un mio concetto ovviamente di vita. Quindi cruelty free o non cruelty free, la scelta è in quello, ed è per quanto riguarda la pelle. La pelle poi ha 1001 sfaccettature che poi ti ho detto ti approfondisco in altri video, lo ripeterò 150.000 volte, lo approfondisco in altri video, perché è ovvio che questo è un video generale e ha bisogno di tante sotto video proprio per essere spiegato, ma andiamo in linea generale. Quindi esterno può essere fatto di pelle, ma l'esterno può essere fatto anche di simil pelle, ok? Non ecopelle, perché l'ho spiegato in un altro video che differenza fra simil pelle e ecopelle,
lo ripeto a volo, Ecopelle è una pelle trattata in maniera ecologica e invece Similpelle è plastica che può essere poliuretano, PVC, bullonato, come vuole, resina, qualsiasi cosa insomma che è riferita a quel tipo di materiale, e ce ne sono tantissime in commercio. Poi una borsa può essere di tessuto, completamente di tessuto, ne ho recensite diverse, mi viene subito in mente Amarla Handmade, che è completamente fatta di tessuto dalle donne colombiane, eccetera eccetera. Ci sono poi le borse fatte di altri materiali che possono essere, negli anni sono stati studiati tutta una serie di materiali vegan che non sono di plastica ma sono derivanti ad esempio dallo scarto della lavorazione dell'uva o delle arance o delle pele, oppure c'è un brand che adesso non mi viene in mente il nome, che riutilizzava i teloni dei camion che venivano poi dismessi, sai, quei teloni verdi, e ne ha fatte delle borse che sono state stravendute. Quindi da questo punto di vista le borse vengono create con tantissimi materiali, e negli ultimi anni per ecosostenibilità ed altre cose i materiali sono diventati ancora di più, perché sono magari di scarto di lavorazioni, quindi ritagli di pelle, ritagli di tessuto, borse iper personalizzate, insomma c'è davvero di tutto. Poi la borsa al suo interno ha altri materiali, può avere materiali, e in quel caso si chiama insomma quella che definiamo fodera, quindi che può essere di cotone, di poliestere, di lino, anche qui c'è il mondo di seta, di 1001 materiali e tessuti, ma la borsa può essere anche sfoderata, e quindi sono quelle borse come mi viene in mente ad esempio Alvaro Rodriguez, anche se insomma non ho una grandissima bellissima esperienza con lui, ma insomma che non ha la fodera dentro, ok, che è solo pelle. Poi ci sono materiali doppiati e quindi non hanno la fodera dentro, però all'esterno è di un colore, all'interno di un altro colore, ad esempio come la borsa Reb. Se vai sul mio canale YouTube trovi tutti questi brand, quindi vattene a cercare un pochino. Dicevamo pelle, fodera di vari tessuti sia l'uno che l'altro, ma all'interno della borsa, e qui ti cito di nuovo che farò un altro video in merito a questo, ci sono spesso le infustiture, ovvero la struttura della borsa. Se tu immagini la borsa è come, un po' come il corpo umano, ossa, anima, organi e tutto il resto, e poi ci sono delle borse che sono completamente vuote e che vengono poi riempite con oggetti esterni, le pochette e tutto il resto. Diciamo tendenzialmente le infustiture servono a modellare materiali che magari, cioè questo zaino è stato studiato per essere morbidi, all'interno ha tipo del cotone idrofilo, dell'ovatta, per farti capire insomma la morbidezza, e questo fa in modo che la borsa risulti morbida. Se invece vogliamo una borsa un po' più rigida, diciamo così, magari si utilizzano delle infustiture. Tendenzialmente quando è un brand un po' più importante utilizza come infustiture la pelle o comunque microfibra, talin, salpe, tutto diciamo come dire di qualità sempre maggiore, perché poi anche nelle infustiture varia a seconda della qualità o dell'effetto che si vuole dare. Ci sono aziende leader in tutto, insomma in ogni branca di quelle cose che ti ho citato. Poi ci sono gli accessori, e qui si apre un altro mondo, ci sono le lampo, i tiralampo, perché poi non è solo questo, gli anellini dei tiralampo, i ganci, gli anelli, l'anello AD, l'anello, cioè, c'è un mondo anche da questo punto di vista. Gli accessori cambiano a seconda della struttura, e quindi se sono di zama, se sono di ottone, se sono fatti in altre mille leghe, dalla galvanica e quindi dal colore, e a seconda poi dei trattamenti che vengono fatti e quindi anche di quanto l'azienda investe in questo, ovviamente gli accessori sono più o meno buoni, ti durano più o meno nel tempo, le lampo non fanno problemi ad aprirsi rispetto ad altre cose. Insomma, come in tutte le cose, la borsa non è semplicemente l'oggetto, diventa un insieme di competenze, di ingegno, di conoscenze, un insieme di piccoli pezzi che vengono assemblati insieme e creano un prodotto. Ovviamente più c'è attenzione in ogni parte della borsa, più questa cosa rispecchia la qualità del prodotto. È per questo che spesso si trovano dei prodotti anche che costano tanto e si dice no, ma quello, per dire, la pelle si è rovinato, altro, cioè
Consideriamo che poi se sono materiali di pelle ci può essere un deterioramento dovuto all'utilizzo, altre cose. Non tutti gli oggetti, anche se li paghiamo tanto, sono immortali, mutano, e più le materie con cui sono fatte sono naturali o comunque organiche, e più sono soggette a deterioramento. Questo in linea di massima. Poi è ovvio che le borse migliori di qualità, o comunque anche quelle che compriamo da artigiani e che quindi usano determinati materiali pure belli, strutturati eccetera, nel tempo migliorano perché perdono quella plasticità che magari hanno all'inizio, acquisiscono, diventano un po' più come noi e quindi sono un po' più simili all'utilizzo che ne fanno. Io per grandi linee ti ho raccontato quello che c'è dietro alla costruzione di una borsa, quanto è importante che tu sappia certe cose, anche perché ogni volta che tu compri un oggetto e quindi stai dando i soldi alla filiera legale, anche se non c'è certificazione di filiera, e quindi purtroppo al momento tu non sai effettivamente a chi stai pagando, a chi stai dando i soldi, ahimè, lo dico con non sommo rammarico, è importante che tu impari a scegliere i prodotti anche attraverso quello che è tutto intorno al prodotto e non semplicemente, insomma, la borsa, lo status symbol, ce l'ha quello, ce l'ha quell'altro. Insomma, spero che questo video ti sia stato utile, sostienimi, mettimi un like, condividilo, tagga i tuoi amici, insomma dammi supporto in qualche modo. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao da Ornella.